perline nel lavoro ad uncinetto. Creeremo questa facilissima fascia decorativa che potremo usare per le nostre applicazioni su orli, bordi, oggetti, vasi, scatoli e quant'altro. Andiamo subito ad iniziare con il tutorial e vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi un like. Grazie, ciao. Utilizzando il punto fiocchetto che vi ho spiegato nel video, di cui vi inserisco il link giù in descrizione e vi lascio la scheda su nelle informazioni, possiamo realizzare questi bei bordi, queste belle fasce, strisce decorative. Ora vogliamo creare un bracciale tipo questo. Vedete come cambia l'aspetto solo modificando il filato. Questo bracciale è un bracciale con effetto scaldapolso che tiene davvero molto caldo però senza rinunciare all'aspetto estetico davvero molto importante. Come facciamo a realizzare questa striscia decorativa? In questo caso in oro, ma noi la possiamo realizzare anche in argento con questo genere di filati. Io ho utilizzato questo, il Lumina Color 84, quindi in oro, che ho acquistato sul sito della Tessiland, e quindi con questo filato otteniamo questo effetto che è davvero molto bello. Poi sono in vendita questi cordini che vengono utilizzati proprio in maniera specifica per la biciotteria. Io ho acquistato tempo fa questi due colori, uno rosso, uno blu, che in questo caso non utilizzerò perché i colori non sono adatti al fondo che utilizzeremo, che è questo bel color corallo. Per altro genere di gioielleria si può utilizzare invece questo filo in nylon. In questo caso questo è elastico, quindi adattissimo per i bracciali e comunque tutto ciò che deve essere esteso per poter essere indossato. Poi ho questo filo da pesca molto sottile, che pure può essere utilizzato per infilare perline e lavorare con le perline e con le pietre. Questo ha uno spessore di 0,2 millimetri, quindi davvero sottilissimo, ed è normalissimo filo da pesca. Poi ci serviranno delle perline. Io ho queste color argento in casa, sono grigio argento, sono esattamente queste stesse che ho usato per decorare questo bracciale scaldapolso. Le useremo anche in questo caso. Vedrete l'effetto davvero molto luminoso che daranno una volta montati sul bracciale. Ora procediamo con il lavoro. Io per questo tipo di filato userò un uncinetto 1,75. Iniziamo con l'inserire le perline nel filato. Come fare? Prendiamo un uncinetto molto piccolo che possa passare attraverso il forellino della perlina. A questo punto peschiamo il filo che dovrà passare attraverso la perla, lo inseriamo dentro e lo facciamo passare. Come vi ho mostrato, inseriamo le perline nel filato prima di cominciare il lavoro. Quante perline dobbiamo inserire? Allora, se vediamo il lavoro così come sarà completato, più o meno
c'è una perlina per ogni farfalla, per ogni fiocco. Quindi io ho contato più o meno i fiocchi che sono presenti qui e sono in numero di 13 e ho inserito 13 perline. Quindi più o meno potreste fare lo stesso anche voi. Eventualmente potreste mettere anche più perline di quelle che effettivamente vi serviranno, salvo poi estrarle dal filato una volta che avete finito, se non le avete utilizzate. Ora prendiamo l'uncinetto, il numero 1,75, quello che ci serve, e cominciamo il nostro lavoro vero e proprio con 3 catenelle, quindi una, 2, 3 catenelle. Cominciamo a verificare la distanza perché all'inizio dobbiamo andare un po' ad occhio, quindi l'altezza di un fiocchetto equivale a circa 3 catenelle. Se vogliamo essere più tranquilli ne facciamo 4, cosa che io vado a fare, quindi facciamo 4 catenelle. A questo punto recuperiamo una perla, la portiamo su verso l'uncinetto e la posizioniamo così verso la mano sinistra. Prendiamo, recuperiamo il filo e realizziamo una catenella. Abbiamo posizionato la nostra prima perla. Questa catenella non deve essere contata, facciamo 4 catenelle di separazione, lavorando non così come facciamo di solito con i nostri filati, ma in maniera molto morbida, anche un po' più larga, non è un problema. Ora abbiamo fatto le nostre 4 catenelle, recuperiamo la perla e rifacciamo la stessa cosa, quindi la posizioniamo vicino all'uncinetto, così, verso in direzione della mano sinistra, recuperiamo il filo e realizziamo una catenella. Sistemiamo la tensione del filato e realizziamo le nostre 4 catenelle di separazione. Di nuovo recuperiamo una perla, la portiamo verso l'uncinetto e realizziamo la catenella che serve a fermare la perla. Continuiamo così fino a finire tutte le nostre perle. Questo è un lavoro che vi può tornare utile per imparare a lavorare con le perle. È quindi un lavoro molto semplice e facile da fare con le perle per poi poter salire di livello e procedere con un lavoro un po' più complesso. Io proseguo. Ora dobbiamo donare un po' di spessore a questo lavoro. Come fare? Abbiamo la nostra catenella con inserite le perle, dobbiamo tornare indietro. Abbiamo fatto le ultime 4 catenelle, ne realizziamo un'altra per voltare e ripassiamo tutta la catenella a punto basso, quindi facciamo 4 punti bassi e arriviamo alla prima perla. Arrivati qui passiamo dietro la perla, la lasciamo sulla parte alta del lavoro e ci inseriamo qui nella catenella che viene subito dopo la perla e realizziamo un punto basso. Realizziamo così gli altri punti bassi.
passiamo dietro quest'altra perla, entriamo nella catenella subito dopo e facciamo un punto basso. Di nuovo catenella accanto, punto basso, punto basso, punto basso. Passiamo dietro la perla, arriviamo alla catenella che la segue e realizziamo un punto basso. Proseguiamo così fino ad arrivare alla fine della nostra catenella. Arrivati alla fine della catenella, inseriamo nell'ultimo punto di nuovo l'uncinetto e facciamo un altro punto basso e poi il terzo per voltare. Ora, cercando di evitare la codina, continuiamo su tutto il percorso della catenella. Una sola cosa, dobbiamo stare attenti a non farla torcere, quindi a lavorare sempre sul dritto del lavoro e tenendo sempre le perle di fronte a noi, mai alle spalle dell'uncinetto, perché altrimenti non verrebbero posizionate bene. Vedete come resta poi la perlina resta ferma e centrata. L'importante è tenerla sempre rivolta verso di noi quando passiamo con l'uncinetto. Ripercorro tutta la catenella sulla via del ritorno e ci vediamo alla fine. Arrivati alla fine facciamo il punto di sicurezza, tiriamo fuori una bella codina perché poi ci tornerà utile per cucire la nostra striscia decorativa laddove vogliamo posizionarla e la codina di inizio lavoro la tagliamo poi, per essere sicuri che sia ben fissata, con l'accendino la fermiamo così, ecco, in modo da essere sicuri che non si riapra. Posizioniamo la nostra fascetta lì alla parte centrale dove vogliamo cucirla e con l'ago facciamo passare attraverso la lavorazione il nostro filato dorato senza cioè facendo in modo che dietro non sia visibile, quindi passando proprio attraverso i punti senza diciamo renderli visibili sul rovescio. Quindi con un passaggio molto semplice a punti allungati fissiamo la nostra striscia decorativa. Vi ripeto, questa è una striscia decorativa che io a mo' di esempio posiziono su questo bracciale, ma che voi potete posizionare dove volete perché nella sua semplicità è estremamente elegante. Ecco l'effetto finale che otteniamo con una semplice fascetta con delle perline e vi ripeto, possiamo decorare tutto ciò che la nostra fantasia ci dice. È molto carina ed elegante, spero vi piaccia, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e attivate la campanella così sarete aggiornati sui miei prossimi video.